Vengo a parlarti di famosi capricci. Eh sì, in questi giorni, dopo il webinar di giovedì, molte mamme mi continuano a raccontare quanto è difficile mantenere la calma quando i suoi figli piangono, urlano, in definitiva si arrabbiano. Ma sappiamo davvero da dove vengono? Come noi reagiamo ante loro? Cosa diciamo ai nostri figli quando si arrabbiano? Qualcosa del tipo: chi si arrabbia perde, e non piangere, qui non ci arrabbiamo, non guardarmi con quella faccia. E ricorda, chi si arrabbia perde, qui non ti puoi arrabbiare. I capricci non sono altro che accumulo di energia o accumulo di bisogni e emozioni insoddisfatti. E quindi dal momento che non riesci a vederlo, il modo in cui te lo può dire tuo figlio è: ehi, mi sta succedendo qualcosa, è un vulcano in eruzione. Ricordo il caso di una bambina che era super arrabbiata, passava le giornate a picchiare gli altri bambini, togliendo tutto dalle loro mani. Era davvero un mostro arrabbiato. E cosa disegnò? Un mostro. Come sai, lavoro molto con i bambini con la pittura, il disegno e l'espressione delle loro emozioni. Quando disegnò questo mostro gigante, con enormi artigli, denti affilati, quegli occhi terribili, iniziò a descrivere quel mostro, ha cominciato a dirmi che era un mostro che distruggeva tutto e mangiava tutti, suo papà, sua mamma e tutti i bambini, e sta per divorare l'intero universo. Io ho chiesto: Sara, e se quel mostro potesse vivere nel tuo corpo, dove vivrebbe? Che è stato sorprendente, come ha descritto esattamente i luoghi in cui si manifesta la rabbia. Una parte di questo mostro vive nella pancia, un'altra parte vive nelle mani, un'altra ancora vive nella faccia qua. E cosa vorrebbe fare questo mostro? Le ho chiesto. Poi ha iniziato a tirare fuori tutto ciò che aveva dentro. Secondo lei, tutto quello che aveva dentro erano vermi, era qualcosa di puzzolente e ovviamente a casa la rabbia non era stata ben accolta. Quindi quello che ha fatto la bambina era quello di vedere tutta quella rabbia come qualcosa di negativo. Ma quando è stato in grado di rilasciarlo, è stato fantastico. E quei cattivi comportamenti hanno iniziato a scomparire, perché il mostro è riuscito a liberarlo in modo sano. Perché ti sto raccontando tutto questo? Se hai un bambino che ha questi cattivi comportamenti, quindi ricorda, c'è un fiume al quale come mamma potresti aver riempito di tanti sassi e tantissimi tronchi, e quella energia già non scorre più. Nel migliore dei modi, perché non stiamo rispettando la sua tappa di sviluppo e non sa come esprimere in modo corretto. L'unico modo è fare tutto questo.